As we keep unfolding the contemporary implications of this ancient concept of mimesis, we notice that this concept is linked to anthropology, politics, ethics, psychology, and we have been unpacking some of these implications so far. We still haven't considered the gendered implications of imitation and the politics that ensue. Today I'm here in Verona in order to interview one of the most important contemporary political theorists and philosophers who has put the question of gender at the center of her thought. Her name is Adriana Cavarero. She is emeritus professor of political theory at the Università di Verona, and she's been developing over the years a thought, a political theory that is attentive to embodied subjectivity, to voice, and to relations. She's the author of a number of books that go back to Plato, draw on figures like Hannah Arendt as a major source of inspiration. Today we'll take as a starting point for our discussion one of her latest books, Platone, a book on Plato that is not available in English yet, in order to continue a discussion on the power of mimetic inclinations to expose and open up the subject to alterity and develop a relational ontology that is central to our thought. Brevemente, come ti identifichi professionalmente? Ma come una teorica della politica, cioè ho un approccio filosofico alla politica, quindi non mi definirei come appartenente alle scienze politiche, che sono scienze più modellistiche, più con fondamento empirico, mentre io studio la politica sostanzialmente attraverso quello che i filosofi hanno detto della politica. Un padre fondatore, anche se contestato e problematico, è Platone, no? Tu hai scritto un libro recentemente su Platone, che è uno dei primi grandi teorici della mimesis, e tu hai un rapporto ambivalente con Platone. Sì, intanto un rapporto ormai lunghissimo, perché il libro in verità è una raccolta di saggi che vanno dalle prime cose che scrivevo su Platone alla fine degli anni 70, quindi ero molto giovane, fino a un intervento che ho fatto a un convegno ad Amsterdam, mi pare, nel 2017. Quindi insomma il mio rapporto con Platone è lunghissimo. Naturalmente avere rapporti con Platone significa anche avere la fortuna di scegliere un autore privilegiato, nel senso che, come dice una famosissima sentenza di Whitehead che tutti citano, tutta la storia della filosofia non è che una serie di note a margine del testo di Platone, e ciò in parte è vero, nel senso che Platone è non solo l'inizio della filosofia, ma la filosofia nel suo farsi, nel suo costruirsi, cioè si vede in atto il linguaggio filosofico che si sta proponendo, organizzando. Basta citare le idee, la teoria, la scienza come episteme. E fra queste tematiche, naturalmente, una delle tematiche fondamentali per Platone è quella della mimesis, concetto verso il quale Platone ha un atteggiamento critico e negativo, perché quello che poi tu chiami l'homo mimeticus è un uomo che Platone rifugge, cioè ecco, la lezione di oggi è tenuta dal professor Nives Loto, che è amico, studioso, insegna all'Università di Lovanio e i tuoi interessi sono di tipo interdisciplinare, cioè lui riesce a incrociare
letteratura, critica letteraria, narrativa, filosofia, sociologia. Quindi queste figure che per fortuna ci sono ancora nell'accademia, no, che non ragionano per steccati. Ha un'ampia produzione, nonostante sia molto giovane come vedete, ha un'ampia produzione scientifica, lui insegna l'orario ma è svizzero. Io vi cito 3 libri, uno tradotto in italiano che si chiama Il fantasma dell'io, la massa e l'inconscio mimetico, l'altro pubblicato solo in inglese che si chiama Conrad's Shadow, Catastrophe, Mimesis and Theory, e un altro ancora, a mio avviso interessantissimo, e spero che oggi anche ne parleremo, che si chiama New Fascism Contagion Community Myth. Come vedete già dai titoli, vedete il tipo di approccio, il tipo di area. Capite? New Fascism è uno dei titoli, l'altro titolo è Conrad's Shadow, quindi siamo dalle parti di Conrad, Fuori di Tenebra, e il fantasma dell'io, The Phantom of the Io, è una citazione di Nietzsche, quindi vedete l'ampiezza. Ma il titolo della lezione di oggi è I poteri della mimesis, entusiasmo e felicità tra letteratura, filosofia e cinema. Oggi anche il cinema, che è un tipo di arte più comunicativa della quale possiamo appunto discutere. Mi ha anticipato che parlerà di un film famosissimo di Woody Allen che si chiama Zelig. Io per l'introduzione parlo proprio 5 minuti del concetto di mimesis, che è ovviamente una parola greca e che noi traduciamo più o meno con la parola imitazione. Mimesis è un tema importante per la filosofia e per la filosofia politica. Gran parte dei dialoghi di Platone sono una critica della mimesis. Platone è un nemico della mimesis, ma al tempo stesso fa delle grandi riflessioni sulla mimesis, perché come sapete Platone, che è uno studioso dell'idea, che è un fanatico dell'idea, un visionario dell'idea, tende a valorizzare l'idea come originale, mentre la mimesis sarebbe imitazione e copia, ed è lì la sua critica e condanna delle tecniche, delle tecniche e delle arti come artifici, come creatori di cose. Cioè che secondo Platone è al centro di 2 elementi che secondo lui sono 2 fenomeni che secondo lui sono negativi. Il fenomeno dei molti, della democrazia, da lui criticata, lui è un antidemocratico, e intesa come quella forma di governo dove dei manipolatori delle menti della folla instaurano appunto un regime assolutamente che lui chiama demagogico. Questo è uno degli elementi, quindi la mimesis come ciò che sostiene un tipo di politica anti-elitaria, dove è quello che lui chiama i molti, il demos, i molti, più che a governare, a esternare le loro passioni in maniera disordinata. E l'altro elemento, che è anche più celebre per gli studiosi di Platone, che è che le arti, quelle che lui chiama le tecnei, le tecniche, sono arti mimetiche. Ossia, prendiamo la pittura, che si capisce subito il pensiero di Platone. La pittura è quell'arte che dona un'immagine che è una imitazione del reale. Io dipingo un uccellino, è l'uccellino vero, no, vivo, è reale, è già, secondo Platone, perché è molto complicata la cosa, è già un'imitazione dell'idea di uccellino, per cui l'idea è proprio l'originario, e l'arte sta addirittura al secondo gradino dell'imitazione, perché imita
in maniera artificiale l'imitazione, diciamo, empirica, reale del mondo e della natura stessa. E lui ha un atteggiamento assolutamente critico, perché avvia la filosofia con quella che di lui e dopo Aristotele si chiamerà metafisica, ossia cercare la verità in enti ideali che sono enti di pensiero, che sarebbero l'originario rispetto al cui sia il mondo sia le riproduzioni artificiali del mondo sono imitazioni. Questo aspetto di mimesis come rappresentazione, dove il modello è il pittore e le implicazioni metafisiche che ne seguono, è quell'aspetto che è molto spesso evidenziato nel discorso sulla mimesis. Sì. C'è un'altra grande figura che Platone pone, che non è quella del pittore ma è quella del poeta, quella di Omero, dove la mimesis lì è di un altro tipo. Potresti spiegare questo secondo aspetto? Sì, Omero è il grande imitatore, e qui quando c'è in campo Omero c'è in campo qualcosa di ben più grave che non i pittori o gli artisti, diciamo, dell'arte pittorica o dell'arte plastica, perché Omero è, diciamo, l'antagonista di Platone, la tradizione omerica, l'antagonista di Platone nell'educazione dei greci, nella paideia. Quindi sono due visioni del mondo che si scontrano, quindi c'è molto senso della lotta, molto senso di prevalere su un tipo di mondo e di educazione e porne un altro. Platone naturalmente propone la filosofia, no? Questa via del pensiero, via della mente, attraverso esercizi, attraverso gradi, verso le idee. E invece Omero fa parte di quella cultura che è la cultura orale, dove la poesia non solo è imitazione del mondo reale, che a sua volta è già un'imitazione delle idee, ma dove ci sono elementi che rendono piacevole, attraente, irresistibile l'imitazione, la mimesis. Per esempio l'elemento poetico della parola, del ritmo, del suono e della musica. C'è un famoso libro di Havelock che tutti citano, che in italiano si intitola Cultura orale e civiltà della scrittura, e qui proprio sono i due punti. Cultura orale, cioè tutto ciò che fa a che fare con l'imitazione, con la mimesis, ma la mimesis viva, attraente, passionale, che entra nell'animo degli ascoltatori, di coloro che partecipano a queste gare poetiche, che amano l'epica e anche narrazione, quindi qui abbiamo una doppia mimesis, se non una tripla mimesis. E d'altra parte la filosofia che è fatta di discorsi, di confutazioni, ma soprattutto di superamento di questa fase discorsiva e confutatoria per andare alla contemplazione delle idee. Havelock dice che questa seconda, quella filosofica, è una civiltà della scrittura, perché mentre nella poesia epica tu trovi per esempio Omero che imita il discorso diretto, fa parlare Achille, ma è Omero stesso che recita le parole di Achille, quindi tutto a che fare con l'oralità. Invece nella filosofia, secondo Havelock, io penso che abbia ragione, ci sarebbe il fatto che si sta stabilizzando la scrittura, che la scrittura diventa un modo centrale di comunicazione, e con la scrittura tu riesci a fare astrazione, cioè mentre nella poesia descrivi com'è un uomo coraggioso, come per esempio Odisseo, nella scrittura tu puoi sostanzializzare l'aggettivo coraggioso e parlare dell'idea di coraggio, del coraggio in sé. Quindi abbiamo proprio una divaricazione, per cui il mondo imitativo omerico diventa veramente l'antagonista da superare per instaurare il nuovo nella civiltà greca. Il nuovo nella civiltà greca sarebbe la filosofia. E contrariamente a Platone, che è molto critico verso la letteratura, quello che noi chiameremo letteratura oggi, tu trovi spesso ispirazione in testi letterari, pur facendo teoria politica ti ispiri dalla letteratura e tramite letteratura entri in contatto con delle dimensioni che sono molto legate alla mimesis, la voce, i corpi, le relazioni. Cosa ti dà la letteratura che non trovi nella filosofia?
Ma la filosofia, come appena detto, è inevitabilmente un linguaggio astrattivo, un linguaggio che procede per concetti, procede per, Platone direbbe logismoi, cioè per ragionamenti, per costruzioni. In Platone non è ancora sistema, Platone è filosofia ed è letteratura, Platone è pieno di miti, Platone è anche un narratore, però in Aristotele già abbiamo l'instaurarsi della filosofia come trattato, come sistema. E quindi lì con il linguaggio astrattivo un tentativo di innovazione, un tentativo di ripensare alcune parole, alcuni concetti, si scontra con la probabilità di essere rinchiuso nel sistema, di stare in questa gabbia concettuale. La letteratura è naturalmente ha un elemento di inventività e di libertà molto più alto. La narrazione è sempre anche invenzione, ma la narrazione, io sono molto interessata alla narrazione di tipo biografico. La narrazione di tipo biografico è il raccontare le vite singolari, le vite uniche, di quello che io chiamo l'unicità incarnata. Io penso che la letteratura sia proprio un capitale, un tesoro da cui pescare, dove l'elemento inventivo, l'elemento non astrattivo, l'elemento, voglio dire, di sorpresa, per esempio, di inaspettato che c'è nelle vite reali, viene presentato, viene narrato. Quindi penso che continuare a fare filosofia, ossia continuare a misurarsi con le parole, con i concetti, stiamo parlando di mimesis è una parola e un concetto, c'è tutta una storia di questo concetto, come tu sai bene, è scritto nei tuoi libri. Misurarsi con i concetti, ma andando a vedere come sono stati utilizzati e resi vivi dalla letteratura, sia un metodo fondamentale per non rimanere catturati nella gabbia filosofica, che poi è la gabbia platonica. Ma in verità, come Miller sa bene, il teorico molto interessante e già positivo della mimesis è Aristotele. Aristotele, il quale dice una cosa che a noi sembra comune, ma ai tempi di Aristotele non era senso comune, che i bambini, ma anche gli adulti, imparano attraverso l'imitazione, attraverso la mimesis, che mimesis è allo stesso tempo conoscenza e che l'elemento mimetico è costitutivo, diciamo, dello zoologo, ecco, è costitutivo dell'umano, in quanto l'umano è non solo l'essere che possiede il linguaggio, ma anche l'essere che abita la polis. C'è già uno significato, come dire, dal cognitivo al politico, al sociale, se vogliamo usare queste parole inadatte, in Aristotele. E uno degli aspetti fondamentali del tuo pensiero è una certa concezione della soggettività che non è monadica, chiusa su se stessa, ma che è relazionale, che è vulnerabile e aperta all'altro, che è inclinata, per utilizzare il titolo di uno dei tuoi libri, che è Inclinazione. La mimesis gioca un ruolo in questa inclinazione del sé verso l'altro, l'apertura all'altro? La mimesis gioca un ruolo nella misura in cui, come tu hai ben mostrato nei tuoi lavori, la mimesis ha a che fare con una struttura relazionale del soggetto, cioè la mimesis, l'imitazione, la suggestione, come hanno anche scoperto le teorie dei neuroni specchio, che sono per me molto eccitanti, che ci sia questa base scientifico-empirica a qualche intuizione che percorre tutta la storia della filosofia. Questo tipo di approccio non parla, appunto, cioè smentisce addirittura l'idea di un soggetto autofondato, autosufficiente, autonomo, che sta per sé, il famoso soggetto cartesiano del cogito ergo sum, o il soggetto autonomo kantiano, no? Questa proprio si rivela come un'illusione, che ognuno possa stare per sé e l'altro sta solo accanto. L'altro che noi imitiamo e l'altro che imita noi, diciamo inconsciamente, cioè per la sua stessa struttura neurobiologica, costituisce ciascuna soggettività. E se ciascuna soggettività è costituita dall'altro, è costituita dagli altri,
che stanno assieme a noi in questo, diciamo, dispositivo imitativo che costituisce tutti quanti, e se questo è vero, come credo che sia vero, allora l'inclinazione di cui io parlo, che è, come dire, una figurazione posturale di un soggetto che non ha una postura verticale, sta per sé al centro, diciamo, di uno spazio dove lui rappresenta la verticale, di uno spazio proprio di cui lui rappresenta la verticale, la retta verticale, mentre l'inclinazione è per me un altro tipo di postura, che è appunto la postura attraverso il quale il soggetto mostra di andare fuori, di sporgersi fuori del suo asso verticale, no, e di piegarsi sull'altro. Piegarsi sull'altro, per esempio, per lavoro di cura, piegarsi sull'altro per stare in una relazione con l'altro, e naturalmente l'altro a sua volta, no, si presume che abbia situazioni posturali di inclinazione e di piega. Tutto questo, diciamo, cerca di smantellare l'illusione del soggetto autonomo e presenta invece una serie di soggettività che sono costituite dagli altri e anche inclinate sugli altri, quindi sempre usando in maniera poco corretta e filosoficamente inventiva il linguaggio della neurobiologia, possiamo parlare dell'opposizione, insomma dell'opporre un gene altruistico a un gene egoistico. Naturalmente sono fantasie linguistiche non molto corrette secondo gli scienziati. Poi in tutta la storia della filosofia, non so se Mimes ne accennerà a questo, il concetto di mimesis, di imitazione continua ad emergere ed è sempre un punto di grande interesse, soprattutto nelle costruzioni della filosofia politica. Per esempio in tutta la descrizione anche machiavelliana del popolo, dei tumulti, c'è sempre questo elemento mimetico contagioso, come direbbe Mimes. Ma diciamo quello che rende a noi più vicino e più comprensibile e che ci dà anche l'importanza del concetto di mimesis attualmente, cioè ai nostri giorni, e Mimes appunto ne parla, è la scoperta dei neuroni specchio. No, la scoperta dei neuroni specchio ha dato, diciamo, dignità scientifica a un'intuizione che era già filosofica, oltre che a un'intuizione nel senso puro. Perché cito i neuroni specchio? Perché i neuroni specchio rendono in maniera molto comprensibile, immediatamente comprensibile, la complessità della mimesis, il sistema, diciamo, neurofisiologico che attesta che abbiamo talmente un rapporto mimetico con chi ci sta di fronte, un rapporto mimetico con gli altri, che non solo atteggiamo i nostri muscoli facciali al tipo di postura e di posizione facciale di chi ci sta di fronte, per cui se chi ci sta di fronte ha, diciamo, una faccia, un viso, delle espressioni che manifestano dolore, no? Involontariamente, questo è un punto interessante perché lui vi parlerà di inconscio, involontariamente, automaticamente, involontariamente, il nostro viso diventa uno specchio, la muscolatura del nostro viso si adatta, si adegua a questa espressione, è mimetico rispetto all'espressione che abbiamo di fronte. Non solo questo, ma c'è tutto un funzionamento del cervello nella regolazione delle emozioni, nello stimolo delle emozioni, su una parte del cervello assolutamente involontaria che per simpatia, no, per compassione, ci fa provare gli stessi sentimenti e le stesse emozioni. Ora questo è importante, è inutile dire per
per la storia della medicina, per la storia del cervello, ma è importante anche nel suo piccolo per la filosofia politica. Perché qui abbiamo la rottura definitiva di una grande illusione che è stata della corrente egemone della filosofia, che era l'illusione del soggetto autonomo, assolutamente autocontrollato, autofondato. Avete in mente, possiamo dire, Descartes, Cartesio, no? Cogito ergo sum, ma anche certe descrizioni della soggettività in Kant, del soggetto libero, autonomo, trascorre in tutta la storia della filosofia, soprattutto nella storia della filosofia moderna, l'idea di una soggettività che riesce a porsi e si fonda autonomamente, senza, diciamo, bisognare dell'altro, poi si rapporta anche all'altro, per esempio col contratto sociale e col patto, che però sta di per sé senza bisogno dell'altro. Ora, la teoria dei neuroni specchio, oltre alla tradizione filosofica, diciamo non egemone a cui si riferisce Mides lavora molto, questa teoria ci fa vedere invece quello che è una soggettività relazionale, che si costituisce in rapporto all'altro, una soggettività che tanto ha solo una parte di sé che illusoriamente controlla la soggettività, controlla l'io, diciamo una parte razionale che dovrebbe controllare, dovrebbe essere autocosciente, ma una soggettività che è composta in gran parte di queste pulsioni che sono anche riscontrabili a livello neurofisiologico, pulsioni inconsce, no? Pulsioni automatiche che costruiscono il nostro rapporto con gli altri, nel senso che la soggettività stessa si instaura in questo rapporto con gli altri, e il rapporto con gli altri vuol dire che stiamo trascorrendo in tematiche anche non solo etiche o conoscitive, ma anche in tematiche tipo il sociale e il politico, che a partire dai neuroni specchio, no? Sforzate di pensare la democrazia nel totalitarismo completamente opposto. Cioè l'elemento della relazionalità, che poi è l'elemento di mezzo, che è costitutivo, come capiva già Aristotele, è costitutivo. A partire da lì, se uno sa come girare, cioè che costruisce questo sistema, che è anche un sistema che ha un'ideologia da cui non si scappa più, dove tutto torna, no? Vuol dire che a partire, diciamo, dai neuroni specchio, dalla mimesis, lui costruisce solo la possibilità di questo sistema che poi è un sistema cruento. E invece lo sforzo che io ho tentato di fare già in inclinazione, cioè una cosa che mi tormenta da spesso, da tanto tempo, adesso di nuovo tormenta, che a partire dai neuroni specchio della relazionalità costitutiva presa sul serio, no? Pensare una emozione come la felicità della democrazia e pensare anche a questa emozione come dire sanguinaria che è quella della massa, che io chiamo della massa. Questa nozione di inclinazione, di un soggetto aperto che cura l'altro, con attenzione verso l'altro, si oppone a questa idea di Homo erectus, no? Verticale, sì. Che molto spesso nella tradizione occidentale ha avuto tendenza a proiettare le emozioni, una certa visione del soggetto emozionale aperto, vulnerabile, su una figura d'alterità, che siano le donne, che siano le persone di colore, di un'altra razza, tra virgolette, siano i bambini anche molto spesso come esempi paradigmatici di imitazione. Nella tua figura di inclinazione tu poni l'accento sulla madre come una figura di cura, e questo ti è stato molto spesso rimproverato, nel senso che rischi di riprodurre un certo stereotipo della madre che si cura, ma tu non operi in quella tradizione. Potresti spiegare perché la madre è così importante per te? Ma le accuse che mi hanno fatto in parte sono vere, le accetto, nel senso che io lavoro con stereotipi. Io credo che pensare di
lavorare con concetti, idee assolutamente innovative, fuori dal senso comune, sia una grande illusione. Gli stereotipi sono nel linguaggio, sono nel nostro immaginario e io non posso altro che lavorare all'interno degli stereotipi, perché sono una creatura di linguaggio, e il mio tentativo, che ormai faccio da nonostante Platone, è quello di rielaborare gli stereotipi, decodificarli, risignificarli, e credo che sia un lavoro onesto. Ora, per quanto riguarda la figura della madre, è assolutamente una figura stereotipica, quella, per stare proprio alla tua domanda, di una soggettività autonoma, libera, capace di autoregolarsi, verticale, che sarebbe quella maschile, è invece una soggettività, è stato spesso proiettato sulle donne, questa soggettività materna, di cura, l'inclinazione materna. Anche questo ha senso, perché capiamo esattamente cosa vuol dire l'inclinazione materna. Una creatura inclinata sull'altro, nata per curare l'altro. Ecco, io ho preso questo stereotipo che può essere molto pesante per le donne, no? Stare in un mondo che già le prevede come persone di cura, come persone oblative. Ho preso questo stereotipo e l'ho risignificato in senso positivo, cercando di prospettare una soggettività inclinata, che naturalmente non è più solo una soggettività femminile, ma diventa una soggettività inclinata come modello per pensare un'etica possibile o una politica possibile. Ma io gioco volentieri su queste contrapposizioni stereotipiche, perché penso che semplicemente negarle o ignorarle non conduca a nulla. Un'ultima cosa, nelle sue ricerche Midas tematizza anche qual è il luogo dove la mimesis non solo la fa da padrona, ma diventa politicamente molto pericolosa, e nomina questa parola sacra, la massa, e indaga anche come all'interno della fenomenologia della massa si abbiano delle dinamiche che non possono soltanto chiamarsi mimetiche, ma che hanno anche a fare con la suggestione e il contagio. Voi sapete che la storia stessa della parola massa è una storia che ha delle date molto precise. Tra i primi a parlare di massa, che però scriveva in francese, si chiamava folla, c'è Gustave Le Bon, che siamo alla fine dell'Ottocento, non mi ricordo, ma insomma alla fine dell'Ottocento. Poi abbiamo i famosi scritti di Freud, che scrivendo in tedesco compare già la parola massa, e poi abbiamo l'epoca, proprio quella che è stata chiamata l'era delle masse, che occupa il periodo sostanzialmente degli anni 30 e 40, cioè il periodo proprio fra le due guerre, che è un momento di concentrarsi di studi addirittura esaltati non solo sulla massa, ma sulla diciamo, rappresentazione figurativa, immaginaria e decorativa della massa. Vi cito una massa decorativa, per esempio la massa hitleriana, quella che era organizzata, no? Con bandiere e con gesti che sono simultanei. Lì, quando voi vedete questi gesti che sono simultanei, quando vedete questa coreografia della massa, capite come il mimetico sia qualcosa sì che denuncia una soggettività relazionale che a me piace molto, ma denuncia anche l'immergersi, possibile immergersi per contagio di questa soggettività in un ente collettivo che, diciamo, la divora e la fa sparire, la fa diventare automa. Quindi qui le tematiche sono molto interessanti.
Adesso lascio la parola a Nidec, avendovi appunto semplicemente descritto quanto sia ampio il campo di studio e il campo di riflessione sollecitati dalla parola mimesis, e quando qui parliamo di felicità siamo in un campo altamente problematico, ossia siamo in un campo che non necessariamente, siccome l'abbiamo sentito in tutte le lezioni precedenti, non necessariamente legato, come vorrebbe alla pluralità, al concetto di pluralità, ma diciamo può legarsi, almeno questa è la mia posizione, può legarsi alla massa, alla categoria della massa. Ho naturalmente in mente Canetti, che è il più grande studioso della massa, può legarsi alla massa, di modo che più che felicità abbiamo qui un'immersione emozionale patologica. Quindi stiamo toccando terreni che sono assolutamente minati dal punto di vista della filosofia politica, molto delicati, qui sono importanti le distinzioni. Questa domanda di cercare dei modelli alternativi penso che è fondamentale, perché molto spesso ci dimentichiamo che delle grandi teorie si basano su dei modelli classici che sono in fondo arbitrari. Parlavamo di Girard o di Freud, perché l'Edipo Re, no? Come fondamento della psiche? Ce ne sono così tante altre di belle tragedie. E Adriana traccia delle alternative, trovo appunto risuonano con i miei interessi in maniera molto forte. La vulnerabilità costitutiva è un'altra maniera di parlare di mimesis, effettivamente. Voi avete la fortuna di lavorare su dei fenomeni complessi, no? Studiate dei testi che guardano all'umano non in maniera riduttiva, ma in maniera complessa, e creare delle alternative che sono in linea con la scienza di oggi, no? Però si ancorano, e questo mi piace molto, in una genealogia che è parte del vostro titolo, no? Del vostro ciclo di seminari, genealogie e incontri. Le genealogie sono importanti perché ci ricordano che i modelli che ci vengono dal passato possono essere trasformati e ripensati, ed altri modelli possono essere ripresi. Quindi il lavoro che fate qua mi sembra decisivo nel pensare il contemporaneo con un doppio sguardo, non verso il passato, genealogie, ma le genealogie sono sempre dirette pure verso il presente, almeno come la pensava Nietzsche. Una storia, che è una storia del passato, ma per pensare meglio al presente. E questo penso che è lo spazio per parlare di diversità e di pluralità ideale per coltivare questo tipo di pensiero. E effettivamente tu ti siti in una tradizione di pensiero femminista, Sì. che si oppone chiaramente a questa tradizione patriarcale del soggetto autonomo, e in questa genealogia troviamo altre figure femministe, di pensatrici, che hanno ripensato la mimesis in relazione alla questione del gender. Penso per esempio a Lucy Irigaray, la sua nozione di mimicry, no? Di un'imitazione che fa una parodia e decostruisce in un certo senso il Sì. binomio. Judith Butler parla pure di gender imitation. Assolutamente. Cosa ne pensi di questi sviluppi e come ti situi in questa genealogia, nella tua concezione di un'inclinazione mimetica? Io mi situo, come dire, in un modo interlocutorio anche molto positivo, perché per esempio, per prendere Judith Butler, con la quale ho buonissimi rapporti di scambio che si protraggono nel tempo, la sua idea di imitazione come ripetizione, reiterazione di nuovo di figure stereotipiche del femminile e del maschile è fatta, come ben sai, non per tramandare l'ordine patriarcale o l'ordine sessista, ma è fatta per risignificare, mettere in difficoltà, ingombrare l'ordine patriarcale, per cui io apprezzo assolutamente il suo metodo e apprezzo la capacità inventiva di prendere una categoria come quella di imitazione e di costruire un tipo di, io direi ontologia, lei si arrabbierebbe, non direbbe mai di ontologia, per cui possiamo dire di politica, che è poi invece una politica sovversiva, una politica di resistenza.
Per rivenire a Butler velocemente, il concetto di imitazione che lei utilizza, lo utilizza nella versione, come dici te, ontologica, pur se lei non utilizzerebbe il termine, che lei decostruisce. Performativa, diciamo performativa. Sì. Lei invece di ontologica è performativa. Esatto. Cioè lo stereotipo viene performato e viene performato addirittura anche lo spostamento di senso, l'inversione dello stereotipo. E questo genera una dinamica che è sì un'imitazione, ma diciamo un'imitazione sovversiva e infedele. Per cui l'imitazione diventa un mezzo di resistenza, una condizione di resistenza. E il suo paradigma in questa concezione di mimesis performativa è che decostruisce l'opposizione tra l'originale e la coppia, dove la donna, che è stata definita come una coppia con un grado ontologico inferiore all'uomo, si ritrova a dimostrare che l'origine è dipendente dalla coppia in una certa maniera. Sì, questo è, come dire, è tipico di Butler, ma è tipico di tutta la posizione postmoderna e poststrutturalista. Quindi la critica all'origine, insomma, che tutto è copia e l'origine non c'è, questa è una critica antiplatonica su cui vive questa corrente che per brevità chiamiamo postmoderna. Esatto, e il tuo interesse nell'inclinazione sembra essere molto più corporeo, nel senso molto più vicino alla figura del poeta che è quella del pittore, alla questione del rapporto tra sé e l'altro, per rapporto alla questione dell'origine della coppia. I libri 2 e 3 della Repubblica più che il libro 10. Che ruolo giocano le emozioni in questa inclinazione verso l'altro? Allora, nel trattare dell'inclinazione non ho messo a fuoco molto precisamente l'elemento emozionale, che però ritengo molto importante, e ritengo importante più nel campo dell'etica che nel campo della politica. Quindi sto adesso invece lavorando da qualche tempo sull'elemento emozionale della politica, e qui la mimesis è fondamentale, perché da una parte quello che io cerco di prospettare, di disegnare, ci sto lavorando appunto, da una parte c'è la nota funzione della mimesis nella folla, nella massa, che è un'emozione, ma è un'emozione di tipo, diciamo, estatico, nel senso che fa uscire l'individuo da se stesso, e che ha elementi, diciamo, politicamente molto pericolosi. Ne possiamo citare il famoso Girard e la funzione del sacrificio, ma potremmo anche citare Battaglia. Insomma, c'è tutto uno studio dell'emozionalità della massa. Diciamo che il mio preferito è Canetti, tanto per stare sempre alla letteratura. Tutto uno studio dell'emozionalità della massa che fa vedere come questa emozione che viene dalla mimesis possa anche esternarsi in quello che possiamo chiamare brevemente la violenza e la distruzione. D'altra parte mi interessa molto, e questo ispirandomi ad Hannah Arendt, che è per me importante tanto quanto Platone, è un punto di riferimento, ispirandomi a Hannah Arendt, invece l'emozione che lei chiama felicità pubblica. E quella è un'emozione partecipativa, politica, quando ad agire non è una massa, una folla, ma una pluralità dove ciascuno rimane distinto ma interdipendente su un piano orizzontale. Per cui direi che il mio modo di focalizzare le emozioni è più a livello della politica che non a livello dell'ontologia e neanche dell'etica, anche se naturalmente riconosco che nell'etica c'è tutta una tradizione di interpretazione emozionale dell'etica, e quindi me ne occuperò. Non è una delle persone più adatte ad andare a cercare la fenomenologia delle emozioni. E con questo voglio dire che lei tende a condannare tutte le emozioni, a ritenere pericolose tutte le emozioni, e però stranamente, tipo la compassione, tipo la bontà, cioè tutte questi sentimenti che diciamo indiano, no? Indiavolano, fanno entusiastici, che fanno uscire Dio.
dovrei dire molto pericoloso soprattutto per l'ambito politico, e io credo che abbia ragione, e Miles ha particolarmente ragione nelle robe che ha detto, perché lei vive nell'epoca delle masse fasciste. Allora, da una parte abbiamo questa sciogliersi, annegarsi dell'io, no, dentro la massa fascista che ha fatto quello che ha fatto. D'altra parte abbiamo tutte le tematiche che Nietzsche ha citato, non ultima quella del sacrificio, cioè l'idea del grande emozione, grande brivido di partecipare in una massa che è una massa omicida che trova il capo espiatorio e lo stermina. D'altra parte, d'accordissimo con la sua analisi di Eichmann, insomma, la grande patologia mimetica di Eichmann è l'obbedienza, ma non l'obbedienza pensata, programmata, è come questa obbedienza spontanea, no? a tutto ciò che fa parte dell'opinione corrente, dei principi correnti. E sì, lo dice Eichmann, cioè lo dice Eichmann stesso, ma lo dice anche Arendt nella Barandà del male. Se prima, diciamo, i principi correnti, i precetti correnti erano quelli soliti cristiani, non uccidere, se adesso il principio corrente è uccidi gli ebrei, e lui lo dice, e Nietzsche l'ha ricordato in qualche modo. Eichmann dice, io non ho nulla contro gli ebrei, anzi mi piacciono, cioè lui deve andare contro, diciamo, la sua simpatia per gli ebrei, no? E sterminarli, perché questo è il precetto dominante. Allora secondo me non c'è patologia mimetica più pericolosa dell'obbedienza, e questo vuol dire quando dice incapacità di pensare, incapacità di immaginare la posizione dell'altro, l'incapacità di fare un dialogo mentale dentro te stesso e dire è giusto questo, non è giusto in base a questi principi. Ma non è questo che io volevo dire, perché questo Nietzsche ha spiegato benissimo. Quello che volevo dire è che è straordinaria nel parlare di un'unica emozione, che è la felicità pubblica. Lei parla veramente di questa emozione che è la felicità pubblica, che è il contrario di tutta la patologia emozionale della massa, perché la felicità pubblica è la felicità di agenti che si trovano assieme, che interagiscono in una pluralità, dove ciascuno rimane distinto e anzi dove la sua emozione viene dal piacere e dalla gioia di questa distinzione. Quindi lì secondo me passa uno dei le grandi linee di discriminazione. Da una parte, diciamo, tutto ciò che la mimesis può aiutarci a capire nel campo della patologia mimetica delle masse, ma non solo delle masse, Nietzsche ha assolutamente ragione, ma del nostro comportamento mimetico, limitare senza pensare. Non siamo Eichmann, però siamo dentro questa, dove l'emozione è fortissima. Io rileggevo stamattina Judith Butler, che non è certo accusabile di essere fascista, e lei ammette e dice: quando io mi trovo in una dimostrazione, in una marcia, no? Io provo i brividi di piacere. Cioè siamo tutti dentro questo elemento che la folla, l'insieme, no? Che il sociale provoca brividi di piacere. Allora, questa è la mia domanda per te. No, allora distinguendo quello che è tutto diverso, che è invece questa strana emozione della felicità pubblica, dove invece della massa abbiamo la pluralità, che è proprio il contrario, e abbiamo il piacere della distinzione, che è proprio il contrario dell'annegarsi nell'unità della massa. Allora la mia domanda è questa: nello sviluppare queste tematiche, secondo me tu vedi l'esigenza anche di sviluppare tematiche di resistenza all'effetto patologico della mimesi. Sì, grazie mille per questa domanda. La domanda centrale è difficile, e in un certo senso è costitutiva di questa nozione di patologia, no? Perché quello che ho trovato interessante negli autori che ho studiato, no? Conrad, c'è stato Conrad e Nietzsche, no?
ce ne sono altri, Bataille, Jean Bataille, D.H. Lawrence, spesso autori che si trovano ai confini, no? Tra la filosofia e la letteratura. Stesso Canetti. Canetti, sociologi come Gabriel Tard, autori come Philippe Lacour-Labarthe, trovo negli autori che si interessano alla mimesis un doppio movimento, questo doppio movimento di pathos e di distanza. Sono ambivalenti, no? Da un lato riconoscono questo potere, come hai detto te, Judith Butler, no? È difficile negarlo e se non si riconosce questo potere è difficile scrivere sul tema, bisogna riconoscerlo prima. Nietzsche era un buon caso perché lui è quello che critica la mimesis costantemente nei suoi scritti, il gregge, il comportamento di gregge, la massa. C'è un secondo movimento dove c'è una coscienza che la mimesis è all'interno della critica, che c'è mimesis dentro Nietzsche, per esempio la compassione dice il mio più grande pericolo in Zarathustra. E con questa coscienza che siamo vulnerabili noi stessi alla mimesis è urgente sviluppare dei meccanismi di difesa. Platone dice qualcosa all'inizio della Repubblica dove dice che solo il dottore che è ammalato può curare e che per sviluppare una cura bisogna aver sofferto di quella malattia. Quindi sì, urgente sviluppare delle tecniche di distanza. Questo concetto di pathos della distanza va da ambo i lati. La distanza è centrale per il sviluppo di una critica, però questa critica deve prendere in considerazione le emozioni, il pathos, il potere. Non ho delle formule per questo, penso che ogni volta che studiate un autore, che guardate un film, che leggete un testo, dovete svilupparla in dialogo con il testo specifico. Ho cercato di farlo via Zelig, dove avete da una parte il diagnostico dell'anonimetico, se poi avete un'alternativa alla mimesis nel mondo dell'arte. A questo punto il mio modo di lavorare è un modo di lavorare immanente dove la patologia, la critica, la resistenza emerge dagli autori, emerge dai testi ed emerge dal dialogo di interpretazione dei testi. Molto spesso non ho delle risposte prima che comincio a lavorare, emerge nella scrittura e nella lettura. E questo penso che è qualcosa che si fa molto spesso in dialogo con gli studenti. Perché voi siete esposti a una mimesis diversa dalla nostra, cioè voi siete nati nella digital age e siete recettivi a delle forme di comportamento mimetico, critici anche, che noi non vediamo forse. E lavorare o vediamo meno, e lavorare su quello che conoscete. Cioè le critiche del XX secolo siete voi. Potete appoggiarvi sulle giganti come Arendt, Nietzsche e i vostri insegnanti, però dovete poter affinare i vostri strumenti sui fenomeni mimetici che vi circondano e sono veramente molti, quindi di lavoro non manca. Spero che appunto questi esempi, che sono già antichi, Zelig poco di voi la conosceva negli anni 80, però è già vecchio, è già un classico in un certo senso, quindi la critica e la resistenza contiamo su di voi. Bravo. Ma sei ancora giovane.